sei contento di quello che hai? Ti basta? O sei insoddisfatto perché vorresti qualcosa di più, qualcosa di diverso? La parola accontentarsi a volte viene usata in senso negativo. Per esempio, mi piacerebbe avere la tale cosa, ma non posso averla, perciò mi accontento di quello che ho. In realtà, accontentarsi non vuol dire solo rassegnarsi, ma anche essere davvero contenti di ciò che si ha, senza sentire che manca qualcosa. È di questo che parliamo oggi. Accontentarsi nella vita è difficile. Le nostre emozioni, la nostra mente ci spingono a credere che manchi sempre qualcosa per essere contenti. Ci spingono a guardare sempre quello che non abbiamo, sempre quello che manca. E così siamo invidiosi verso chi ha più cose di noi, orgogliosi verso quelli che ci sono inferiori e siamo competitivi verso quelli che percepiamo come uguali a noi. E quindi siamo sempre scontenti perché non accettiamo la situazione concreta in cui ci troviamo, considerandola inadeguata per noi. Vogliamo sempre qualcosa di diverso da quello che abbiamo e così non troviamo mai pace. Se invece facciamo in modo di applicare la presenza mentale a qualsiasi circostanza della nostra vita, sarà molto più facile riconoscere la nostra reale situazione ed esserne contenti. La sofferenza, infatti, spesso è causata dalle nostre idee. Se siamo poveri, pensiamo a quanto ci piacerebbe essere ricchi e soffriamo. Se siamo malati, desideriamo la salute che non abbiamo più e soffriamo. Se siamo presenti e non pensiamo né a ciò che abbiamo perso nel passato, né a ciò che vorremmo avere in futuro, nel presente non c'è più spazio per soffrire. Attenzione, questo non significa che non dobbiamo fare nulla per migliorare. Essere presenti non vuol dire essere passivi. Se siamo poveri, per esempio, cercheremo di trovare un lavoro migliore. Se siamo malati, faremo di tutto per guarire. Ma mentre lo facciamo, poiché non siamo focalizzati con la mente sul passato o sul futuro, possiamo godere della situazione attuale, esserne davvero contenti senza giudicarla. E poiché non proviamo ansia e sofferenza, forse sarà anche più facile avere successo in quello che vogliamo. Naturalmente non c'è una ricetta di comportamento che vale in ogni situazione. La ricetta è essere presenti e poter quindi valutare il corso d'azione opportuno in ciascuna circostanza, senza lasciarsi condizionare dalle nostre emozioni e dalla nostra mente. In questo, la pratica della meditazione può aiutarci moltissimo.